Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutch, il modello in scala 1:8, l'edizione Hachette, il numero è il 66. Ricordo a coloro i quali non hanno fatto la collezione, perché noi che l'abbiamo fatta lo sappiamo, si concluderà con il numero 120, quindi ce n'è ancora di strada da percorrere, ma non ci sono problemi. Nel frattempo non ci siamo fatti mancare altri modelli da montare. Intanto saluto tutti voi miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi di continuare a contribuire a dar vita al canale. Alle persone che non si sono iscritte ma mi guardano, se avete piacere ragazzi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Nella playlist, scusatemi, potrete trovare altri modelli e non solo di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Finalmente iniziamo a montare il cruscotto e quindi questa è la prima parte. Abbiamo appunto il cruscotto in plastica, abbiamo questa parte cromata che è il pannello destro del cruscotto. Qui poi andremo a mettere la decalcomania Ford Gran Torino. Qui abbiamo il bocchettone destro dell'aria, anch'esso cromato, tutto in plastica. E questa è la placchetta del pannello del cruscotto. Una serie di viti AP, vi ricordo di non usare alcun tipo di lubrificante, e due decalcomanie che adesso ingrandendole vi farò vedere meglio. Eccole qui, Gran Torino. La prima cosa che faccio, vado a separarmi una decalcomania dall'altra che è data di riserva qualora commettessimo qualche danno. Poi con un cotton fioc sul quale ho già messo dell'acqua, vi basterà solo bagnarlo dietro così e lui in pochi secondi sarà pronto per essere rimosso. Vado a controllarmi se c'è qualche sbavatura con una piccola lima. Vado a correggere. Perfetto. Allora questo ha una sbavatura qui all'interno. Vedete, non va avanti la lima, quindi sicuramente mi impedirà questo pezzo di entrare perfettamente nella sua sede. Quindi io, senza ovviamente andare a toccarlo sulla parte a vista, vado a renderlo uniforme anche dietro, come deve essere. Fatemi prima controllare una cosa. Questo va inserito così e poi questo va messo quindi così. No, non mi dà alcun fastidio perché non batte qui ma batte qui, quindi possiamo anche lasciarlo, non ci interessa quello. Questo è a posto. Mi sono già andato a creare il filetto con le 3 viti AP. E una qua, dietro il bocchettone dell'aria.
Adesso io, qua ci dicono di mettere prima questo pezzo così e poi la decalcomania, ma in realtà io preferirei metterla prima perché riesco a correggerla meglio. Scusatemi, non stavo inquadrando. Guardate, loro ci dicono di mettere prima questo pezzo e poi mettere la decalcomania sopra qui sulla parte cromata. Però io stavo pensando che forse è meglio metterlo prima, faccio una prova, così vi dico, e vediamo come si comporta. Innanzitutto dovrebbe già essere pronto per essere mosso, vediamo. Sì, perfetto. Puliamo bene la superficie. E andiamo a mettere questo sopra. In realtà si sta piegando e non va assolutamente bene perché le decalcomanie quando si piegano tendono a rompersi. Metto un po' d'acqua con il cotton fioc qua sopra, così mi aiuterà a farlo pattinare un po', perché c'è sempre la necessità di centrarlo bene. Così vi dico se secondo me è meglio farlo prima piuttosto che dopo. In realtà va fatto scorrere ancora, però vi sconsiglio di farlo scorrere senza rimuoverlo perché lo danneggiate. Quindi lo alzate nuovamente tutto da sotto e lo fate scorrere piano piano. Non dovete avere fretta, ragazzi, ve lo dico sempre. Non dovete avere fretta. C'è una bella differenza tra metterlo così come viene e metterlo invece in maniera corretta. A volte vedo i tutorial dove mettono subito il pezzo per fare il video lungo e poi lo vanno a correggere dopo. Io invece vi voglio far vedere tutto perché il problema può verificarsi anche a voi. E come fare? Così. Vedete, anche prima poteva andare bene, ma non era distribuito perfettamente nella sua lunghezza. Abbiate pazienza, voi fate pure scorrere il video veloce. Qui c'è solo da centrarlo. Ma va bagnato ancora, sapete? Si asciuga molto in fretta la decalcomania. E quindi lo bagno nuovamente perché non voglio assolutamente danneggiarlo. Può capitare, ma vorrei evitarlo. Mettiamo più acqua. Bagniamo un po' le dita.
ecco, non dico ancora nulla, ma vediamo un po'. Dovete scusarmi ragazzi, ma ci deve essere una festa qua fuori. Non so se avete sentito un po' di musica e ho dovuto tirare giù le serrande, chiudere ermeticamente tutto. Io ancora un po' la sento, perché magari voi non lo sapete, ma se si sentono delle canzoni in sottofondo per il copyright, poi YouTube mi blocca il video e non me lo monetizza qualora decidesse di monetizzarmelo. Comunque, sentite ancora, si sente qualcosa, ma che ci devo fare? Ecco qui, così va bene. A questo punto metto questa qua sopra. Così. Sentite la musica un attimo, metto pausa. Bene ragazzi, guardate, io ho preferito metterlo prima, però dovete essere veramente precisi nel metterlo prima, altrimenti rischiate poi di strapparlo sui lati, sui contorni, se non siete stati bravi a inserirlo all'interno correttamente. Ve lo dico questo. Adesso vado a mettermi questo così, senza mettere le dita sulle decalcomanie, sulla decalcomania, vado a mettermi la prima vite. Ok, stringo. Adesso vado a mettermi la bocchetta di areazione, eccola qui. Non vi potete sbagliare perché abbiamo questo perno che deve entrare nel foro qui a sinistra e ovviamente per esclusione questo automaticamente è il foro della vite AP. Così, e avvito. Bene, andiamo a vederlo con il particolare ingrandito. Guardate che bello. Questo poi sarà messo così. Bene, penso che anche questo montaggio sia terminato. Nel prossimo ci verrà dato questo, nel numero 67. Tachimetri, andremo a completare questa parte che è mancante. Bene, grazie a tutti del vostro tempo, un saluto a voi, un abbraccio e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, vi faccio solo vedere le ultime 3 cose che ho montato fino a questo numero. Parafango anteriore sinistro, tutto in metallo, il musetto, bellissimo, e il lampeggiante. Ecco qui ragazzi, grazie a tutti sempre del vostro tempo. Ciao!